Amici di Calcio Napoli 24, prosegue il nostro Maradona Day, siamo in uno dei templi napoletani dedicati a Diego Armando Maradona. Non vi svelo di più, venite con noi a vedere. Eccoci qui amici di Calcio Napoli 24 TV, ve l'avevamo detto, ve l'avevamo promesso, è il Maradona Day e qui di fatto siamo a casa Maradona, nel tempio di Diego Armando Maradona, difatti il museo Maradona della famiglia Vignati, e con me c'è Massimo Vignati. Ciao Massimo. Ciao, buonasera e grazie per essere venuti nel santuario dedicato a Dios. Esattamente, ti ho detto è un santuario e di fatto io non vi nascondo che ho la pelle d'oca a stare qui. Massimo, ci racconti dove siamo precisamente? Precisamente siamo a casa mia sotto la mia cantinola, fra Miano e Secondigliano, il mio quartiere Masseria Carlino, perché ho avuto la fortuna che mio papà 40 anni quasi è stato il custode dello Stadio San Paolo, ma soprattutto agli spogliatoi, perché papà era il Maradona dello Stadio San Paolo, perché era mio padre, ancora oggi amato lì e tante persone lo rispettano, lo vogliono ancora bene. E in più la mia mamma era la cuoca e governante di Maradona, mia sorella era la babysitter di Dalma e Giannini. Per me è il mio 12° fratello, si parla con mia mamma, il primo figlio mio. Per me Maradona, io ho avuto la fortuna io ti posso raccontare Diego, perché Maradona sanno tutti. E ti posso dire che Diego uomo era più forte di Maradona calciatore. E questa è una frase ovviamente bellissima. Noi qui siamo, come detto, in un santuario, tra poco vi mostreremo tutte le reliquie che di fatto ci sono qui in casa Vignati. Questa è la panchina, per esempio, di Diego Armando Maradona, Massimo. Dove Diego si spogliava, negli spogliatori, mio papà indicava con questo quadro se dovevano fare il segno di croce, ma non si poteva sedere nessuno, vedete sedersi sulla panchina di Maradona. Questo si trova qui perché, come tu ben sai, eri piccolino, ma a San Paolo all'epoca, il San Paolo si allagava spesso e si buttava parecchie cose. Mio papà disse: questa qui me la devo portare perché altrimenti fa la stessa fine. Dopo anni l'ho tenuta qui e poi guarda qui, è nato il santuario di Diego. Poi c'è la mitica maglietta, il secondo scudetto che Diego dedicò alla mia mamma napoletana, il mitico giubbino, perché ho avuto la fortuna poi. Essendo non mi sono fatto mancare niente, 7 anni ho fatto racchettapalla grazie a papà, i 7 anni magici di Maradona. Poi giocavo a calcetto tutto il lunedì al centro sportivo del signor Gianni Imbroda, poi dormivo a casa sua, il martedì andavo agli allenamenti. Che tu dico a fare? Una cosa emozionante. C'è la mascotte che Pelé regolò in occasioni mondiali 90, il pallone di Dio di Ciro Ferrà, la mitica macchinetta di caffè giù da papà. Tante persone andavano anche iniziando dagli abiti a prendere il caffè da papà con la fascia di capitano. Poi ci sono i scarpini dell'ultimo mondiale di Medico fatto in America, USA 94, che in quell'occasione mia sorella, che era la babysitter, andò come ospite da Dalma e Giannini in Argentina e dico poi mi mando le scarpe, la tuta, la busta che dopo ti faccio vedere. Poi ci sono tanti maglietti, cimeli, borse, scarpette dei mondiali 86, poi c'è quella fascia gialla che è bellissima perché Dico fece a San Paolo in onore del Napoli un tempo con la maglia del Napoli e un tempo con la maglia dell'Argentina. E adesso ripercorriamola la storia di Diego Armando Maradona al Napoli, dall'inizio, dall'arrivo, da quel giorno che ha iniziato a far sognare tutti i tifosi del Napoli, ma non solo, perché Diego non è solo Napoli, Diego è Argentina, Diego è mondo, Diego è calcio. Massimo, qui davanti, vedete queste 3 pagine, che cosa sono? Qui dove è iniziata la bellissima favola quando Diego dal Barcellona è passato a Napoli. Questo è il contratto, vedi, c'è la firma di Diego qui, c'è la foto quando lui firma e da lì inizia questa bellissima favola, dove oggi mi rendo conto dell'età abbastanza grande, la fortuna che ho avuto di vivere 7 anni meravigliosi. Ci racconti anche il primo arrivo di Maradona a casa Vignati, perché tu hai detto ne abbiamo conosciuto Diego, non abbiamo conosciuto solo Maradona, e avete conosciuto forse la parte migliore di Maradona, perché quello del calcio, il genio del calcio, il Pibe d'Oro, lo conoscono un po' tutti, ma il Diego persona lo conoscono forse in pochissimi. Ci racconti il primo approccio che la tua famiglia ha avuto con Diego? Come è nata poi questa amicizia, perché di fatto è questo? È una bellissima amicizia che non c'entra niente di mio padre, è stata tutta una simpatia che mamma andò a cucinare a casa della nostra parente e Diego era ospite con degli amici, con la moglie, Claudia e tutto. E lui da lì entrò, assaggiò il mangiare di mamma, andò nella cucina a mettere il pane nel sugo e da lì poi fu una cosa a pelle. Il giorno dopo Claudia chiamò questa parente e disse: guarda, Diego vuole la signora perché è innamorata, e così fu. Poi mamma venne a casa e disse, perché fu una sorpresa, non sapeva niente, non ci disse niente a mia mamma, che noi siamo 11 figli, all'epoca eravamo 10. Disse: come faccio? E mio padre dice: ma come si fa? Dice: no,
E così nacque questa bellissima. La cosa bella di questa storia, sai cos'è? È il dopo, il continuo, che è un ramo che non si è mai staccato. E questo è bello. Io ogni volta che andavo a qualche parte senza avvisare a nessuno, andavo lì, la parola d'ordine era i figli di mamma Lucia, falli passare. Ho avuto le più belle soddisfazioni, iniziando a Carramba, ho avuto delle soddisfazioni immense. E poi vedi, proprio di fronte a te c'è una bellissima foto. Dalma 8 anni fa è stato ospite qui a casa di mamma, ha dormito a casa di mamma la portava al mercatino con lei a fare la spesa, perché mi chiamo Diego e Claudio disse vieni Dalma, portati girando dove abitavo, a Bruscolotta, a Parrucchita, a tutto, però deve dormire a casa di me. E queste sono le belle soddisfazioni, vedi? Che è un rapporto va al di là di tutto. Diego ha fatto del bene, si è fatto male se stesso, non ha mai fatto male a nessuno. Chi vuole parlare di Diego uomo, no, perché me ne vanto, sono una persona umile, deve parlare con me. Diego si è fatto male se stesso, non ha mai fatto male. Per me dopo papà è stato il più grande sempre. Ha fatto bene a tante milioni di persone, iniziando la mia famiglia. Ci racconti anche un episodio magari di Diego con tuo papà Saverio, che l'abbiamo detto è decano di quello che è lo stadio San Paolo, adesso Diego Armando Maradona, diciamo che lo non solo custodiva ma lo apriva e lo chiudeva lui, lì non si muoveva una foglia senza che Saverio potesse dire e te lo posso assicurare, tu ancora di più, perché anche io da piccolino ho avuto la possibilità di conoscerlo. Ci racconti un episodio simpatico, divertente, che accomuna in questo caso Diego e tuo papà? Sì, papà, come dicevi tu, ero il ciondolino di mio padre, perché ho avuto la fortuna di stare sempre con lui, vivere sempre con lui. Eravamo i primi ad entrare e gli ultimi ad uscire, mio padre. Tanti, Diego aveva molto rispetto con mio padre è una persona bella, però era una persona che rispettava e si faceva rispettare. E me ne accorgo oggi che sono 16 anni che non c'è più, dove vado, devo dire la verità, c'era un rapporto che lui stimava molto mio papà, rispettava molto, papà dava tanti consigli, c'era un'armonia bellissima, c'era molto rispetto. Ti ho detto, per me Maradona è come un fratello, per mamma è come un figlio, non è Maradona. Io ho conosciuto Diego e ti posso assicurare che questa è una famiglia che ha amato l'uomo, poi dopo il personaggio è diverso. Proseguiamo il nostro tour. Qui vediamo inquadrata una fotografia con un Diego particolarmente sorridente, non a caso lo chiamo Diego e non Maradona. C'è una storia alle spalle di questa fotografia che qui andiamo anche a mostrare nella sua interezza. Massimo, ci spieghi che cosa è successo esattamente quella sera? Questa è la foto che è bellissima, perché era un'occasione che mia sorella, che era la babysitter di Amma e Giannina, fece 18 anni e Diego non disse niente a nessuno, all'improvviso si presentò fuori porta e fu una cosa grandissima. Si sono fatto le 7 del mattino, era un Diego che si sentiva a casa sua, stava con noi. Tu come ben pensai, a Napoli c'è l'abitudine, la sera si mette la busta dell'immondizia fuori, poi il primo che scende la mattina la deve buttare. Mia mamma disse, voglio mamma, quando te ne vai butta la busta. Poi per passare abbiamo mangiato, finendo di... Lui non si è dimenticato questo, ha preso la busta, l'ha attaccata bene, è sceso dal 4º piano senza ascensore, palleggiando, è arrivato di fronte alla strada e l'ha buttata nel cestino. Per farti capire, Maradona, io dico sempre che Maradona è napoletano nato in Argentina, è uno scugnizzo. Maradona è quel bambino, quando fanno interviste, il tuo sogno è vincere il mondiale. Era rimasto quel bambino lì, umile, perché dico che con l'umiltà si nasce, non si deve. E Maradona era come mio padre e tante persone umili. Assolutamente sì, Diego era umiltà, Diego era del popolo. Per il popolo, sempre e solo il popolo. È rimane del popolo, come questo luogo, questo è il luogo del popolo, della gente, non è del popolo, questo è il luogo della gente. E ho avuto questa bellissima idea di fare questa cosa e vengono turisti e TV da tutto il mondo, e questo è bello, che i napoletani hanno il museo di Maradona, perché noi non bisogna dimenticare, abbiamo il giocatore più forte al mondo e il museo esiste già, c'è la famiglia Vignati. Questo è del popolo, della gente. E la cosa bella di questo popolo, sai cos'è? Che in onore di papà e di Diego io ho, vedi, una goccia d'azzurro. Io sono donatore di sangue da 3 anni, faccio beneficenza soprattutto ai bambini del Posil di Popolo. Quando vado lì e vedo quei macchinari con il nome di papà e di Diego, sono l'uomo più felice al mondo, perché i veri problemi sono quelli là. Parlaci anche di questa iniziativa per quanto riguarda i bambini del Santo Bono. Sì, Santo Bono e Posilipò, non si paga niente. Quando potete andate al Posilipò a donare questo sangue a questi bambini che hanno molto bisogno di noi. Sono i figli del domani, il futuro del domani, i tifosi del domani. Ve lo chiedo veramente con il cuore. Poi chi ci vuole contattare sulle pagine Museo Famiglia Vignati, venite a vedere, qua non si paga niente, perché è del popolo e della gente. In onore di Diego. Di lui e di papà, perché ti ho detto, per me è il mio 12° fratello, si parla come mamma dice prima figli miei, ti ho detto tutto.
Come tu vedi qua ci sta la camicetta, quando Diego dal Barcellona è passato a Napoli, sulla scaletta all'Italia fece con il dito ok, vedi, perché Diego quando è venuto nei 24 anni stava piazzata bene, bellissimo fisico. Poi vedi c'è la maglietta, il primo scudetto, che poi dopo abbiamo messo il scudetto e Coppa Italia, speriamo bene che quest'anno lo rivediamo per la gioventù di oggi. Poi c'è la maglietta, vedi, scudetto e Coppa Italia, vedi? E ci sono tante, poi c'è l'Argentina, questa è bellissima, vedi? C'è il completo, la tuta del Barcellona con la felpa, poi c'è la camicetta gialla quando Diego ha giocato qualche partita di Coppa del Re, poi c'è la mitica tuta del Napoli, vedi, della Mars, vedi, questa qui è bellissima. Poi c'è il mitico giubbino, questo qua pure, che Diego a San Paolo si allenava spesso, perché poi ti dico una cosa particolare, a volte ecco la gente dice Diego, ma io dico Diego perché Maradona, Diego era il più grande giocatore che si allenava più di tutti. 35 anni fa era l'unico calciatore al mondo che aveva il preparatore personale, che era il grande Fernando Signorini. Dico, sotto casa aveva una palestra, si allenava veramente, a Soccava andava per rispetto dei compagni, che il Diego si allenava già la mattina a casa con Fernando Signorini. Lo quando dico non si allenava, non è vero. O qua vedi c'è la tuta dell'Argentina, qualificazioni mondiali 90, dove poi qui io ho una bellissima tanti ricordi, perché mi ricordo che un giorno mamma a casa di Diego ha dovuto cucinare tutta la nazionale argentina e al mitico Simeone ci ha messo forte, non dico che succede, lasciamo stare. Questa è quella, vedi, che ti dicevo, la tuta in occasione USA 94, che mia sorella andò a fare il viaggio di nozze e lui mi mandò la tuta con le scarpette, la borsa e tutto. Queste sono le tute che Diego usava quando stava pure spesso a Barcellona e che sono fatte la mia migliore gioventù con queste tute. Poi c'è giubbini, magliette, casettina, ma si può aprire un mercatino per dirti, perché Maradona è Maradona. Continuiamo il tour a casa Maradona, possiamo dirlo, perché Diego, ovviamente, oltre ad essere un grande, un grandissimo, il più grande, aveva dei sogni che purtroppo non è riuscito a coronare. Adesso Massimo, io ti chiedo, tu che l'hai conosciuto benissimo, forse meglio di tutti, Diego, qual era il sogno più grande di Diego? Hai detto bene, io l'ho conosciuto, quando ho conosciuto Diego è stato l'unico bambino fortunato di vivere 7 anni con Diego. Il sogno di Diego, te lo posso garantire, ho parlato più di una volta, era quello di allenare in Napoli, e questa possibilità non c'è stata. Ti dico la verità, è una cosa che ma prima di c'è rimasto qui, perché abbiamo dato la possibilità a tante persone, ma quello che ha fatto la gioia del popolo napoletano, anche una volta bisognava, ci dovevano dare questo sogno e questa soddisfazione di fare allenatore del Napoli. Purtroppo non c'è stata la possibilità, però Maradona, il nostro caro San Gennaro ci perdona, lo sa, viene prima Maradona. A Napoli ci sono due santi protettori, San Gennaro è il protettore della città e Maradona è il protettore dello stadio e da squadra no, perché già quando viene lì e dico giochi nello stadio Diego Armando Maradona, dove io poi ti potrei raccontare tanto, tutto rispetto per tante persone che fanno i libri, potessi fare i coperica, famiglia mia. Mi ricordo io e mio fratello Salvatore andavamo a portare il panino con la mortadella prima che giocassi, dico, a lui, a Guglielmo e a Fernando Signori, e fatti capire con il motorino arrivavamo e lui si mangiava il panino con la mortadella, perché dico, era molto scaravante, e fatti capire di cosa parliamo. E che dire, ti ho detto, questo è un museo, un santuario dedicato a lui e la storia continuiamo, perché poi ho la fortuna di avere due figli, uno si chiama Isabella e è nato Diego, non posso chiedere niente di più, ho avuto tutto. Tu hai anche avuto la fortuna di giocare con Diego. Ho avuto la fortuna di giocare con Diego, tutti i lunedì andavamo a giocare, ti ho detto, ai calcetti di signor Gianni Imbrota a Posillipo, e poi dormivo a casa solo il martedì per gli allenamenti. Però lì ho un bellissimo anche ricordo, perché Diego ci faceva molto scherzare. Prima di ogni partita mi faceva andare a prendere un secchio vuoto e alla fine della partita, dopo le docce, me lo faceva riempire. E all'improvviso poi chiamava qualcuno, chi si capitava, a volte stavano altri calciatori, ecco, li chiamava e Diego poi prendeva il secchio, ci faceva il cavettone. E questa è una cosa che non posso mai dimenticare, perché si rideva e si scherzava in una maniera bellissima. Massimo, salutiamoci anche a questo punto con un augurio che Diego probabilmente avrebbe voluto dare e starà dando a questo Napoli, perché comunque la stagione la stiamo vedendo. Noi ce lo auguriamo, non lo diciamo, siamo in un tempio, siamo napoletani, Diego l'hai detto era scaramantico. Voglio sapere anche la tua, come starebbe vivendo in questo momento secondo te Diego questo inizio di stagione degli azzurri? Ma sicuramente è gioioso, ti posso raccontare poco, qualche mese fa ho avuto la fortuna, perché
Sono già diversi anni, ho la fortuna di sognarmi mio papà. Un giorno sono venuto, perché ogni mattina vengo qui, che vengo a salutare mio papà e dico, ho aperto la porta nel sogno e sul divano ho trovato papà e dico, e loro mi guardavano e ridevano e ho detto, ma che ridete a fare? E poi mi sono svegliato e so che stanno insieme a gioire, stanno bene, e questa è la mia più bella gioia, perché le persone buone, grandi, non muoiono mai, muoiono il corpo ma vivono dentro di noi, come papà e come Dio, perché sono gente del popolo che hanno fatto sempre del bene e vengono ricordati con amore. Maradona è della gente, del popolo, Napoli, come fa a dimenticare Maradona? Quindi, Maradona ha fatto già la storia, i resto vengono dopo. Però la storia ovviamente continua e quindi noi ti ringraziamo Massimo per essere stato quest'oggi con noi, con l'augurio ovviamente che Diego da lì su possa instradare questo Napoli, perché come stiamo vedendo la storia effettivamente continua.